Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Efortil, gocce, Havas Pharmaceuticals SRL, ultimo aggiornamento, 31 marzo 2022. Cos'ha Efortil, gocce? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Efortil, gocce durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Efortil, gocce? Efortil, gocce ha un farmaco a base del principio attivo etilefrina cloridrato, appartenente alla categoria degli simpatico-mimetici e nello specifico adrenergici e dopaminergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Havas Pharmaceuticals SRL. Efortil, gocce può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Efortil 15g gocce orali soluzione 7,5 mg/ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Serbsa. Concessionario: Havas Pharmaceuticals SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: etilefrina cloridrato. Gruppo terapeutico: simpatico-mimetici. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: trattamento dell'ipotensione ortostatica. Posologia: la dose raccomandata a 5-10 gocce, 3 volte al DA. Vedere paragrafo 4. Controindicazioni: Efortil ha controindicato in pazienti ipersensibili ad etilefrina o ad una qualsiasi degli eccipienti, pazienti con deregolazione ipotensiva che produce una reazione ipertensiva in posizione eretta, primo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento. Vedere paragrafo 4-6. L'uso del medicinale è controindicato in caso di rare condizioni ereditarie che potrebbero essere incompatibili con uno degli eccipienti. Vedere paragrafo 4. Come gli altri simpatico-mimetici, Efortil ha controindicato in pazienti con ipertensione, tireotossicosi, feocromocitoma, glaucoma ad angolo chiuso, ipertrofia prostatica o adenoma prostatico con ritenzione urinaria, insufficienza coronarica, insufficienza cardiaca scompensata, cardiomiopatia ostruttiva ipertrofica, stenosi delle valvole cardiache o arterie centrali, disturbi del ritmo cardiaco. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: somministrare con cautela in pazienti con tachicardia, aritmie cardiache, gravi disordini cardiovascolari. Somministrare con cautela in pazienti con diabete mellito. Vedere paragrafo 4-5. Somministrare con cautela in pazienti con ipertiroidismo. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Gli effetti di Efortil possono essere aumentati dalla somministrazione concomitante di guanetidina, mineralcorticoidi, reserpina, ormoni tiroidei, altri simpatico-mimetici o ogni altra sostanza con attività simpatico-mimetica, come ad esempio antidepressivi triciclici. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Efortil, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Efortil, gocce durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: Efortil ha controindicato nel primo trimestre di gravidanza in quanto i dati clinici sono insufficienti ed i dati non clinici hanno dimostrato un effetto teratogeno. Vedere paragrafi 4-3 e vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare e di usare macchinari. Tuttavia, i pazienti devono essere avvertiti della possibile insorgenza di effetti indesiderati come vertigini durante il trattamento con Efortil. Deve essere perciò raccomandata cautela in caso di guida di veicoli o uso di macchinari. Effetti indesiderati: le reazioni avverse sono di seguito elencate per classificazione per sistemi e organi e per frequenza, secondo le seguenti categorie: molto comune a 0 yen 1 decimo, comune a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo, non comune a 0 yen. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi: un sovradosaggio acuto accentua gli effetti collaterali sopra descritti. In aggiunta possono verificarsi agitazione e vomito. Nei neonati e nella prima infanzia il sovradosaggio può causare depressione respiratoria centrale e coma. Trattamento:
Deve essere intrapreso un appropriato trattamento sintomatico. In caso di grave intossicazione devono essere intraprese adeguate misure di rianimazione e di supporto. I sintomi dovuti all'azione beta 1 simpatico-mimetica possono essere trattati con beta bloccanti somministrati in accordo alle consuete modalità prescrittive tipiche di questa classe di farmaci. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Stimolanti cardiaci, adrenergici e dopaminergici, codice ATC. C01K01. Etilefrina, il principio attivo di Efortil, ha un agente simpatico-mimetico diretto con un'alta affinità verso i recettori alfa-1e. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Come risultato dell'effetto di primo passaggio epatico, la biodisponibilità della soluzione orale è approssimativamente dell'8%. Distribuzione. Approssimativamente il 23% del medicinale si lega alle proteine plasmatiche. A seguito di dati preclinici di sicurezza negli studi di tossicità acuta con etilefrina in dose singola orale condotti su topi, ratti, conigli e cani, la DL50 era compresa tra 66,4 mg/kg ratto e 2300 mg/kg topo. A. Elenco degli eccipienti: metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, sodio metabisolfito, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Efortil, gocce a base di etilefrina cloridrato sono: Efortil, soluzione, uso interno. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.